Il cammino che mi ha portato a occuparmi di psicologia della prestazione, in questo caso applicata prevalentemente al discorso dello sport, è stato lungo. Io vengo da medicina, ho fatto il docente universitario, mi sono occupato di clinica, avendo una specializzazione in psicologia clinica e una in neurologia, e ho sempre avuto, diciamo, come voglio dire, una grande passione per lo sport. Le persone che hanno disturbi di carattere psicopatologico sono soggetti che hanno degli schemi cognitivi, dei meccanismi di funzionamento cognitivo molto rigido, quindi hanno un modo molto rigido di rappresentarsi il mondo, e spesso questa modalità va in conflitto con delle situazioni ambientali che nella vita di altri non avrebbero alcun impatto. È un lavoro piuttosto logorante, faticoso, e comunque io poi per natura tendo anche a un certo punto a stufarmi delle cose, quindi sono arrivato a un punto in cui ho pensato che su quel settore mi ero già speso abbastanza. Ho cominciato a occuparmi quindi più dell'aspetto se vogliamo, della psicologia generale, dei meccanismi di funzionamento della mente, il modo in cui si prendono decisioni, il modo in cui appunto si fanno scelte, le strategie di coping nelle situazioni di stress, insomma tutti quegli aspetti legati più al comportamento sotto pressione. L'incontro è stato facile, questo interesse, una grande passione per lo sport, e lo sport come punto di applicazione massima. È un campo molto complesso che purtroppo oggi è diventato appannaggio di figure di discutibilissime competenze, anzi mi sento magnanimo nel dare questo tipo di definizione. Il patologico ha alcuni aspetti rilevanti, appunto come ho detto prima, di conflitto tra strutture cognitive rigide e situazioni ambientali che non riescono a trovare un punto, chiamiamo, di sintesi. L'atleta è una persona che ha bisogno di gestire al massimo, in maniera positiva, i propri pensieri, i propri meccanismi, per rendersi più efficiente e per performare meglio. All'ambiente sportivo interessa ovviamente il risultato finale, così come all'atleta interessa il risultato finale. A me interessa più efficientare i meccanismi di funzionamento della mente, questo come conseguenza produrrà un risultato in quello che è il loro campo di intervento. Quindi sostanzialmente siamo mossi da due meccanismi, se vogliamo, un po' diversi, ma andiamo tutti a finire nello stesso posto. C'è chi vuole vincere e c'è chi usa il risultato, come faccio io, per vedere se c'è stato un progresso complessivo in quella direzione attraverso un utilizzo migliore dei processi mentali, ovviamente unito a tutto il resto. Però bisogna anche capire che quando siamo nell'alto livello la mente fa effettivamente una differenza molto importante. C'è un po' di rammarico per il fatto che questo campo è visto con troppa faciloneria, ci sono troppe figure con attestazioni discutibili e con competenze discutibilissime. Questo non vale solo nell'ambiente sportivo, ma vale anche in altri ambienti dove l'aspetto dell'efficienza e quindi l'aspetto della performance mentale, della concentrazione, della gestione degli stimoli, della gestione sotto pressione, i processi decisionali sono diventati appannaggio di categorie che non hanno nessuna preparazione in questo campo. La gestione del processo mentale in una persona cosiddetta normale che cerca di efficientarlo, alla fine per certi versi è molto più complessa che non la gestione di un caso clinico in senso patologico.